Di Twitch, preparatevi a clippare quello che sto facendo perché sai che io non voglio fare un video dedicato, voglio che la gente venga a vedere la live per vedere come si fa. Tutta la live. No, adesso poi vedremo. Andava messo in mezzo però che si vedeva Allora, tutto. dicevo, rendiamoci conto. Domanda che dopo COD, se arriva su Stadia, e quando arriva Ray Tracing, la terza domanda è: ma i volanti su Formula 1 funziona? Quindi adesso vi faccio vedere cosa ho fatto oggi pomeriggio, l'ora prima del... Sì, come cazzo ve lo faccio vedere? Vabbè, ve lo faccio vedere così. Non so come farvelo vedere, vi giro la telecamera brutalmente. Allora, oggi ho fatto questo, ho montato la mia postazione Trasmaster T300 col Playseat Challenge, la versione RSGT e tutto quello che serve, no? Quindi, tutto molto figo, l'ho attaccato al computer e purtroppo Stadia non lo riconosce come da copione, tra l'altro, no? Quindi non è che sono andato a... adesso figare, ma a ricentrarmi ci vorrà un miracolo. Non è che sono andato a sfasciarmi la testa, già lo sapevo che non sarebbe riconosciuto, però poi arriviamo al secondo punto. È arrivato il buon Mass a dirmi: ma secondo me si può fare con altri tipi di volanti. E mi sono ricordato che Denise, santa ragazza, un paio d'anni fa, il Natale del Covid, il Natale pre-Covid, mi aveva regalato. Io non sono mai stato un amante di giochi di guida, Massi, mai. Però prima il tutto è partito grazie a lei che mi ha fatto questo regalo, Ori Racing Wheel, 99 euro di volante. Ora io non so se questo è l'unico volante che funzioni, però io l'ho provato su questo, quindi io vi dico sicuramente no, però esatto. È un volante dedicato, come vedete, per la Play. C'è anche l'altra sua versione per Xbox, non so dirvi se funziona. Questo è quello della Play e so che funziona. È un volante da 99 euro, 90 euro, forse anche lo trovate anche in sconto sul GameStop. È un volante con pedaliera, doppia pedaliera. Eccola qua. Tra l'altro con... adesso è chiusa, ma adesso vediamo se non mi cade tutto. Però anche con estensione, ok? Freno e acceleratore non sono un granché, però comunque quello che devono fare lo fanno, leggermente regolabili, ma niente di che. Il volante non ha ovviamente force feedback, ma ha una sorta di vibrazione tipo rumble e che ti dà un po' la sensazione che prendi cordo di tutte queste cose qua, è presente? Yes, Cioè yes. non è force feedback che senti anche che c'è sul Trasmaster con i motorini, le cinghie, che senti proprio il sassolino che ti arriva sotto la ruota, però va bene, per iniziare va bene, con le sue levettine e tutto. Cosa succede? Questo volante... Il classico pad. Esatto, con il suo D-pad, il cambio dietro, sento un po' plasticoso, però funziona. 99 euro, raga, un buonissimo volante, tutto in pelle. Sto vendendo il volante invece che spiegare che cazzo devo fare. Cosa succede? Che Lo devi attaccare. essendo un volante PlayStation, dedicato a PlayStation, però comunque è compatibile anche con il PC, ok? Ha i suoi hardware, è un volante giapponese. Scaricate l'hardware, i driver sul vostro computer e attaccando la USB. Adesso metterò giù un attimo il volante, se no qua muoio perché sembro Magic Sylvan, tipo Simsalabim. Con l'USB lo andiamo a ficcare dentro al nostro computer. Sentite il verbo ficcare. Ok. Adesso lui si configura, vedete che lui si accende. Adesso Windows mi dirà che Ori Racing Wheel è pronto per essere utilisé. Passiamo un attimo, passiamo una cosa. Passare alla live. Ti faccio vedere, ti condivido lo schermo un attimo. Ok, questo è il mio desktop, ma sì, ora non leggo niente, non leggo la chat, non leggo nulla, quindi devi dirmi tu se si vede tutto bene, sì. Ok? Neanche la live. Si vede bene il mio desktop? Certo, si vede lo schermo, insomma, a sinistra, tutto perfetto. Ok, perfetto. Allora, come vedete il volante è acceso, ok? L'Ori Racing Wheel è stato riconosciuto, andiamolo a vedere nei dispositivi. Informazioni di dispositivi Bluetooth. La cosa importante, esatto, quello che ho notato è, vedete che l'Ori Racing Wheel viene riconosciuto con il simbolino gamepad.
Esatto. Vedete? Yes, Questo è esattamente lo stesso simbolino con il quale, ad esempio, viene riconosciuto il wireless controller con cui gioco a Stadia sul computer, in questo caso che può essere il joystick. Mentre usando l'altro volante... Invece quando mettevo il Trasmaster T300 usciva un'altra icona, hai capito? Usciva l'icona di applicazione multimediale, tipo il Chromecast, per dire, no? Vedi che c'è questa film, musica, questa è tipo l'icona delle multimedialità. E mi usciva così per il Trasmaster, che ovviamente da lì funziona super bene con tutti i giochi PC che lo riconoscono, ma in questo caso non su Stadia. Facendo questa cosa qui, invece, riconoscendolo come pad e andando poi nelle opzioni di configurazione della periferica di Windows, quindi potete calibrare come si chiama aiutami, Massi, la sensibilità della rotazione di quelle che sono per lui le levette analogiche, permette a Stadia di essere, ovviamente solo su Chrome, permette a Stadia di riconoscere il volante, capito? E questa cosa è super importante. Vedete? Ho attivato il volante si è acceso e infatti controller collegato. Adesso facciamo subito la prova volante con Formula 1, così facciamo cadere tutta la live. Comunque davvero non sarebbe poi difficile che funzioni anche tramite la modalità. Allora sì, però scusami, adesso io... Cioè, a parte il fatto che non staccherò mai il Trasmaster dalla postazione, però, cioè, che senso ha... Adesso va bene, se avessi solo Stadia e non avessi nient'altro è un conto. No, certo. Però, prima di tutto, tenete conto che questo potete fare solo con il PC, perché dovete usare Stadia via Chrome, quindi o la versione browser o l'app. Non si può fare ancora con la... Bene, non penso si possa fare con... aiutami. Con la versione TV, Chromecast. con il Chromecast, ok? Non penso perché... quello che pensavo infatti è che magari si potrebbe provare ad attaccare poi eventualmente al pad tramite la modalità tandem. C'è da vedere, quello potrebbe essere, esatto, quello potrebbe essere. Però che vantaggio ho nel togliere la configurazione ottimale al Trasmaster T300 per farlo vedere come pad? Cioè, non ha senso, certo. C'è un computer... Quello adesso. Comunque, come vedete, adesso sono dentro. Ecco, aspettate, ho tirato il filo male. Ok, sto muovendo il gamepad. Voi state vedendo anche me, giusto, no? Sì. Ok, adesso io non so che cazzo sto a fare. Si vede anche mezzo volante. Raga, questo è la professionalità. Il collegato. Ok, vedete? F120 adesso scelgo le macchinine e partiamo. Ok, vedevo il cursore. Vediamo che tempo fai. No, vabbè, non posso guidare. Guarda come cazzo sto messo. C'è i pedali di il microfono, c'è il computer. Ok. E poi non voglio superare. Non voglio farvi vedere che faccio 1.18.4 a Monza. Se non Dottor Feelgood. Però per farvi capire adesso, guardate, giro veloce. Ok. Non so se il volume è alto, non lo so, raga. Ok. Cioè io curvo e lui curva. E guardate la sensibilità, cioè è altissima, Cioè non è che lui va piano rispetto a me. E guarda, ora proviamo a fare anche il test giro piano piano. Vedi, guarda come segue la mia mano perfetta, non so se si vede. C'è il volume leggermente alto, però dai, ci sta. Raga, aspetta. Tanto c'è una zanzara in casa, l'ho vista adesso, vorrei morire. Volume del gioco mettiamolo quasi al minimo. Ok. Allora vedete che abbastanza bene comunque. Guarda, cioè adesso poi c'ho in mano il volante e diventa un attimo difficile, però cioè vedi, più giro piano e lui gira con me. Cioè non è che dici certo. Giro veloce e lui segue la mia mano. Vedi che è abbastanza responsive. Le marce direttamente prese da qua. Vedi che le metto, le tolgo io. E la cosa più giusta è pedaliera. La pedaliera viene proprio subito riconosciuta come volante, cioè come, vedi, accelero. Sì, bellissimo. E freno, cioè è perfetto, è super pronto. E da oggi posso giocare a Formula 1 su Stadia con il mio OI Racing Wheel volante. Io adesso farò un approfondimento di questa cosa, perché io sostengo
Voi in che... chat se avete qualche volante in Esatto. casa anche vecchio così da provare, Potete fare la prova, secondo me. Allora, io sostengo, sì, scusatemi per il volume, adesso l'ho sistemato. Io sostengo che i volanti che funzionano solo se sono riconosciuti, aspetta, lo rimetto, questa cosa qua che secondo me è fondamentale. Il volante deve essere assolutamente riconosciuto come gamepad, raga. Solo così poi potete andare a lavorare sulla calibrazione. È chiaro che non è il modo per riconoscerlo in maniera originale, virtuale. cioè perché io ve lo dico adesso, se io attacco il Trasmaster T300, ma proviamo, guarda, lo facciamo in diretta.